un oro olimpico, 4 volte campione del mondo all'aperto e 2 al coperto, e altre 10 medaglie di livello mondiale o olimpico, ma anche 2 squalifiche per doping e un record del mondo cancellato. Questo e molto altro è Justin Gatlin, atleta che in carriera è stato continuamente sulle montagne russe per quanto riguarda le prestazioni e da sempre serpeggia l'ombra del doping su lui e sulle sue prestazioni. Ma partiamo dalla fine. Justin Gatlin il 10 febbraio del 2022, il giorno del suo 40° compleanno, ha annunciato il ritiro dalle competizioni agonistiche. E quindi, quale miglior momento se non raccontarvi proprio adesso che si è ritirato la sua storia. Gatlin è nato il 10 febbraio del 1982 a Brooklyn, a New York, e ha iniziato atletica alle scuole superiori ma con gli ostacoli. E poi fortunatamente 2 allenatori dell'Università del Tennessee gli hanno proposto di andare nella loro università a studiare con anche una borsa di studio a patto che abbandonasse gli ostacoli e passasse alla velocità pura, quindi 100 e 200 metri. Fortunatamente Justin Gatlin accetta questo compromesso e la scelta lo ripaga enormemente, anche perché già nel 2001, a 19 anni, diventa il campione nazionale dell'NCAA, ovvero il circuito americano dei college, sia nei 100 che nei 200 metri. Tuttavia, pochi mesi dopo queste 2 vittorie, Justin Gatlin è stato trovato positivo alle anfetamine e di conseguenza squalificato per 2 anni. Però la IAAF, l'allora World Athletics, ha stabilito che Gatlin aveva preso per uso medico queste medicine perché lui soffre da sempre di disturbo attentivo dell'attenzione e quindi, anche se aveva preso sostanze proibite, la squalifica rimaneva per quanto riguarda le competizioni internazionali, ma poteva comunque gareggiare nell'NCAA, tant'è che successivamente ha vinto altri 4 titoli sia al coperto che all'aperto, sempre nel circuito dei college americani. Potremmo già concludere la prima parte della sua carriera a fine 2002, quando quasi a sorpresa passa al professionismo e quindi si preclude 2 anni nel circuito dei college americani, perché per potervi partecipare, oltre ovviamente a essere iscritto a un college, bisogna anche essere degli amatori, non bisogna essere dei pro. E quindi a fine 2002 abbiamo il passaggio al professionismo di Justin Gatlin, passaggio già segnato da una squalifica per doping, anche se poi si è dimostrato appunto che non era per migliorare le prestazioni. L'inizio del 2003 lo lancia nel panorama mondiale nell'atletica, perché vince il titolo nazionale statunitense nei 60 metri indoor con 6 secondi e 45 centesimi e poi ai mondiali indoor di Birmingham vince il titolo mondiale con 6 secondi e 46 centesimi. Poi purtroppo un infortunio agli ischiocrurali non gli permette di partecipare ai mondiali outdoor di Parigi e quindi non ha potuto sfidare il buon John Drummond, ma questa è una storia che vi ho già raccontato in un altro video. Comunque Justin Gatlin nel 2003 scende anche per la prima volta sotto la barriera dei 10 secondi, fermando il cronometro a 9 secondi e 97 centesimi. L'anno successivo, il 2004, è la vera consacrazione di Justin, perché ai Giochi Olimpici di Atene scende a 9,85 diventando il 4º uomo più veloce nella storia. Inoltre vince anche il suo titolo olimpico nei 100 metri. All'epoca il record mondiale era di Maurice Greene con 9,79. Questa edizione olimpica è stratosferica per quanto riguarda Gatlin, perché oltre al titolo nei 100 arriva anche secondo con la 4% e terzo nei 200 metri con il tempo di 20 secondi e 3 centesimi. Poi nel 2004 era talmente il suo anno che riesce anche a laurearsi in autunno. I 2 anni successivi per lui sono spettacolari. Nel 2005 riesce a vincere il titolo nazionale e anche mondiale nei 100 e nei 200 metri. E soprattutto nei 100 metri ai mondiali di Helsinki vince con 17 centesimi di scarto. Uno scarto, una vittoria così grande che non si era mai vista nei mondiali. Anche perché il nuovo detentore del record mondiale, ovvero Asafa Powell con 9,77, al momento era infortunato e quindi non ha potuto prendere parte ai mondiali. Arrivati al 2006 arriva l'apoteosi per Justin, perché sigla il nuovo record mondiale con 9,76. Poi dopo 4 giorni la IAAF si accorge che il tempo reale di Gatlin non era 9,76 ma 9,76 e 6 millesimi e quindi il tempo è stato corretto in 9,77, il che andava comunque ad eguagliare il primato di Asafa Powell, mettendo Gatlin comunque come detentore del record mondiale, ma questo credo che abbia fatto un pochettino incavolare il buon Justin, che per 4 giorni era convinto di essere l'unico detentore del record mondiale.
Justin Gatlin ha potuto festeggiare davvero per poco tempo il suo primato mondiale, perché un mese dopo i campionati nazionali arriva una bomba, ovvero viene trovato positivo al testosterone. Lui si dichiara immediatamente innocente di non aver mai fatto uso di sostanze dopanti, però il riesame del campione B vede una nuova positività, quindi è andata a confermare la positività anche del campione A. Inoltre è bene specificare che il suo allenatore dell'epoca, ovvero Trevon Graham, è stato, dopo varie battaglie e vicissitudini legate al doping, squalificato a vita dall'atletica. Infatti Graham ha collezionato nella sua carriera ben 8 atleti che sono stati in qualche modo squalificati o implicati nel doping. A distanza di molti anni, nel 2019, Trevon Graham continua a dichiararsi innocente dicendo di non aver mai favorito l'uso di sostanze dopanti, però attualmente rimane squalificato a vita. Quindi immaginate che a veramente poco sono servite le dichiarazioni del suo allenatore quando ha detto che in realtà Gatlin è stato squalificato perché è stato sabotato da misteriosi personaggi. E quindi alla fine Gatlin ha accettato la squalifica di 8 anni per uso di sostanze dopanti. E pensare che Gatlin è già stato molto fortunato, perché a quell'epoca per una seconda violazione si veniva squalificati a vita. Però la sua prima squalifica era comunque in circostanze particolari, perché era sì uso di sostanze dopanti, la sua prima squalifica del 2001, ma per uso medico, e quindi è stato in qualche modo graziato e invece di una squalifica a vita si è beccato solo 8 anni. E comunque come risultato il 977 realizzato da lui nel 2006 è stato cancellato dalle liste mondiali. Arrivati alla fine del 2007 la squalifica gli è anche stata ridotta da 8 a 4 anni perché aveva parzialmente vinto il ricorso in appello. Quindi tutto sommato gli è andata veramente tanto bene, perché invece di una squalifica a vita si è beccato solo 4 anni, che sarebbero poi terminati nel 2010. Durante questi anni da squalificato il nostro Justin Gatlin aveva anche provato a inserirsi nel circuito del football americano, ma senza successo. Inoltre era anche ingrassato di 8 kg, ma dopo aver trovato un nuovo allenatore, cioè Lawrence Seagrave, si è rimesso in forma, è tornato al suo peso forma e si è cominciato ad allenare per il suo ritorno alle competizioni, anche perché nel 2010 avrebbe avuto 28 anni, quindi non troppi per dimostrare ancora di essere un atleta veramente molto forte. È interessante notare come in questi 4 anni di assenza il mondo dell'atletica per quanto riguarda la velocità sia enormemente cambiato. In questi 4 anni era esploso il fenomeno Bolt. Il record mondiale era stato portato a 9,58 e inoltre è arrivata una nuova generazione di atleti fortissimi sia dagli Stati Uniti ma soprattutto dalla Giamaica. Justin Gatlin riprende a gareggiare il 3 agosto del 2010, fermando il cronometro a 10 secondi e 24 nei 100 metri, quindi lontanissimo rispetto ai suoi vecchi standard. Per farla breve, pian piano ritorna il vecchio Justin Gatlin, cambiando praticamente un allenatore all'anno. E questo gli consente di tornare a essere ai vertici dell'atletica mondiale nel 2012, quando ai campionati mondiali indoor riesce a vincere il titolo con 6 secondi e 46 centesimi. La conferma di un suo ritorno al 100% l'abbiamo ai Giochi Olimpici di Londra del 2012, quando è riuscito ad arrivare terzo nei 100 metri con 9 secondi e 79 centesimi, dietro a Usain Bolt e a Yohan Blake. Inoltre diventa anche il primo atleta nella storia con almeno 30 anni a infrangere la barriera dei 9 secondi e 80 centesimi. Se non ci fosse stato Usain Bolt, probabilmente questa sarebbe stata l'era di Justin Gatlin, perché dal 2013 al 2017 è stato l'unico a impensierire seriamente Sua Maestà Usain Bolt, perché diciamocelo che Yohan Blake, per quanto atleta fortissimo, ha sempre sbagliato il momento in cui esprimersi, e ve l'ho già raccontato, trovate un video lunghissimo che parla appunto di Yohan Blake. Tornando a Justin Gatlin, nel 2015 siamo alla follia prestativa, ovviamente in senso buono, perché nel 2015 realizza i suoi primati personali che tali rimarranno per tutta la sua carriera. Abbiamo un 9,74 nei 100 e un 19,57 nei 200. Inoltre in quella stagione realizza ben 5 risultati sotto i 9,80, una cosa fuori di testa considerando che aveva 33 anni. La fine della rivalità agonistica tra Usain Bolt e Justin Gatlin termina con la fine della carriera di Usain Bolt.
Ci troviamo a Londra nel 2017, sono i campionati mondiali outdoor e Justin Gatlin riesce a battere Usain Bolt nei 100 metri, arrivando davanti sia a lui che a Christian Coleman. Ma quello che succede dopo non se l'aspettava di certo. Moltissimi londinesi si mettono a denigrarlo e a fischiarli contro dopo la sua vittoria, ricordandogli che era stato trovato positivo anni prima, ed inoltre il presidente della IAAF, Sebastian Coe, rincara la dose dicendo che Justin Gatlin sarebbe dovuto essere squalificato a vita e non solo per 4 anni. Uno dei pochi che difendono Justin Gatlin è il suo avversario di sempre, ovvero Usain Bolt, il quale dice che è ingiusto fischiare contro Justin Gatlin e che va a denigrare il durissimo lavoro che ha compiuto l'atleta statunitense per arrivare a vincere quella importantissima medaglia. Comunque quella finale di Londra ci ha regalato anche uno dei più bei momenti di sempre della storia del nostro sport, perché dopo la gara Justin Gatlin è andato davanti a Bolt e gli ha fatto una sorta di inchino e riverenza, quasi come a ringraziarlo, quasi come a rendergli onore per tutta la sua carriera, per quello che ha dato all'atletica, ed è stato veramente un momento molto bello e forse una delle immagini più forti che abbiamo della nostra atletica. A fine 2017 Justin Gatlin cambia nuovamente allenatore, stavolta perché Dennis Mitchell, il suo allenatore, era sotto indagine per quanto riguarda il doping. Però questo allenatore ha avuto in carriera diversi problemi col doping, sia quando era un atleta che aveva assunto testosterone, sia per quanto riguarda la carriera da allenatore. Però questa è un'altra storia che magari prima o poi vi racconto. Tornando a Gatlin, nei 2 anni successivi è stato sì un atleta forte, ma cominciavano a essere un po' lontane le prestazioni del 2015. Però questo non gli ha impedito di arrivare secondo ai campionati mondiali di Doha nei 100 metri con 9,89 dietro a Christian Coleman, il che lo ha reso il più vecchio medagliato di sempre nella storia di questa specialità, perché ha vinto una medaglia a 37 anni e poi vabbè non si è fatto mancare nulla e ha vinto anche l'oro insieme ai compagni di staffetta nella 4%. Come sappiamo il 2020 non è mai esistito, quindi saltiamolo direttamente, e arrivata al 2021 è stata una bruttissima stagione per lui, perché ha avuto di nuovo problemi agli ischiocrurali come gli era successo nel 2003, e quindi questo non gli ha permesso di poter provare a partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. E infine rieccoci nuovamente alla data del 10 febbraio 2022, quando ha annunciato di essersi ritirato definitivamente dall'atletica agonistica. Su una cosa credo che tutti saremmo d'accordo, cioè che Gatlin sia stato un atleta enormemente talentuoso, perché dopato o non dopato non arrivi a certi risultati se non hai un minimo di talento. Tuttavia per il resto ci sono opinioni diametralmente opposte per quanto riguarda Justin. Da una parte c'è chi lo prende come esempio di determinazione e voglia di riscatto, perché è riuscito ad avere enormi risultati dopo i 30 anni e dopo una squalifica per doping, a dimostrazione del fatto che ormai con metodiche di allenamento moderne e anche con un'alimentazione sana si riesce ad avere grossi risultati tranquillamente dopo i 30 anni. Ma dall'altra parte c'è chi è a favore di quello che aveva detto Sebastian Coe, ovvero che meritava una squalifica a vita perché un dopato rimane per sempre dopato e quindi non merita avere seconde occasioni. Anche perché, come abbiamo visto, Gatlin ha avuto allenatori che spesso sono stati implicati nel doping e questo getta un po' di ombra su di lui. Personalmente mi trovate a metà strada tra queste opinioni. Da una parte mi piace tantissimo l'idea dell'atleta che si riscatta, dall'atleta che anche oltre i 30 anni riesce a fare enormi cose. Dall'altra invece non ho abbastanza conoscenze per sapere se e quanto il testosterone possa influire dopo 10 anni dalla sua assunzione, dopo 9 anni da averlo preso, e quindi non so veramente quanto abbia influito il suo uso di testosterone sulla carriera futura. Però in ogni caso ho veramente amato la rivalità tra Gatlin e Bolt, perché metteva un po' di sana competizione nei grandi eventi, anche quando c'era Bolt, che ok, bene o male ha sempre dominato, però metteva un po' quel brio avere Gatlin lì di fianco, che non si sa mai cosa sarebbe potuto succedere. Voglio chiudere questo video con un aneddoto simpatico riguardo Justin Gatlin, quando nel 2011 è stato pagato circa $25.000 per andare a una trasmissione giapponese in cui volevano provare a battere il record del mondo di Bolt. Però per riuscire a battere questo record del mondo si sono serviti di enormi ventilatori che dessero il vento a favore, segnato poi di 20 metri al secondo, cioè 10 volte oltre il limite consentito, e Gatlin ha accettato questa cosa, è andato a corso di fianco dei super ventilatori e è riuscito a siglare 9,45, quindi
per quanto riguarda il miglior tempo mai preso nella storia è di Gatlin, anche se con una raffica di 20 metri al secondo. E con questo abbiamo concluso la storia di Justin Gatlin. Spero che vi sia interessato questo video e se così fosse vi invito ad iscrivervi, mettere mi piace, commentare, attivare la campanella e le solite robe. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i social di Parliamo di Atletica, soprattutto Instagram dove sono praticamente sempre attivo. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare e ciao ragazzi, ciao ciao!